Ciao popolo YouTube, oggi iniziamo un nuovo format che si chiamerà Behind Perfection, dietro la perfezione, e come ospite iniziamo con Giordano Guitars e in particolare con Nicolas. Esatto. Quindi Ciao l'uomo e la mente dietro Giordano Guitars. Esattamente. Ma prima di andare in dettaglio e a fargli qualche domanda molto interessante e a vedere i due strumenti che ci ha portato oggi in negozio, sigla e ne parliamo per bene, andiamo. Quindi oggi siamo con Nicolas. Intanto noi ci siamo già presentati fuori camera, ma per rendere tutto ufficiale ci presentiamo anche in camera. Sei il primo ospite di questo format qua. Bene. Che è mirato a andare a conoscere tutte quelle persone che nella realtà musicale italiana e ovviamente chitarristica cercano la perfezione dietro o degli strumenti, quindi in questo caso tecniche costruttive, un po' la logica dietro gli strumenti, ma anche magari in futuro avremo alcuni artisti. Per iniziare a rompere un po' il ghiaccio, dici un po' come è nato la tua passione di costruire la chitarra, perché non sempre tutti i chitarristi diventano effettivamente dei liutai. E un po' qual è stato il tuo percorso per arrivare a questo punto qua? Allora, tutto è partito quando ho iniziato a suonare la chitarra elettrica, avrò avuto circa 10-11 anni. Partito come praticamente chiunque con una chitarra molto economica, partivano i primi problemi, magari si rompeva la corda, problemi all'elettronica. Ho sempre provato un po' a metterci mano io, essendo un po' portato di famiglia a fare queste cose, avendo mio padre con un'ottima manualità, ha sempre fatto tantissime cose a livello di meccanica, cose intorno alla casa. Allora ho deciso di seguire un po' le orme di mio padre e provare anch'io a mettere le mani su qualcosa, e ho cominciato con le chitarre. A forza di provare a sistemare cose, migliorarne altre, cambiare componenti, poi mi è salita questa passione e ho deciso di provare a tempo perso a costruire effettivamente chitarre, oltre che fare soltanto delle riparazioni. E questo mi ha portato a renderlo il mio obiettivo principale, cioè di rendere il mio hobby poi alla fine la mia professione. Non è una cosa ovviamente che tanti possono effettivamente dire, quindi già questa No, infatti mi sento molto fortunato, perché ho avuto, insomma, si sono allineati parecchi pianeti per poter fare in modo che succedesse. Però sì, se c'è passione, bene o male si riesce ad arrivare un po' dappertutto. Perfetto. Penso così. Fantastico. Ma allora, come dicevo prima, non sei venuto oggi a mani vuote, no, ma ci hai portato due bellissimi strumenti. Quindi esatto, quello che direi è: adesso prendiamo la prima chitarra, certo, scegli tu quale. Okay. Ne abbiamo in realtà anche altre tre qui in negozio che magari poi possiamo andare anche a confrontare. Certo. Quindi prendiamo la prima e facciamo un unboxing in modo tale che vedete anche come arriva se prendete una chitarra Giordano, e poi ovviamente l'attacchiamo. Oggi abbiamo una Richie Kotzen, quindi di Victory, e come pedale di gain utilizzeremo il nuovo Rama di Credibility Tube Circuit, che è un mix tra un orange e un fuzz, in modo tale che avremo un po' di suoni abbastanza vari. No, qua sono finito. Ok, alla grande. Non so se da là si vede, ma adesso non vi preoccupate, faremo anche un bel po' di close up. Guardate qua che spettacolo, qua c'ho anche l'altra camera stretta così la vedono per bene. Ragazzi, che dire, questa è una Les Paul, una riproduzione di una Les Paul Custom, che per chi è familiare con Giordano Guitars in questo caso si chiamano Tributo. Esatto. E questo è un po' quello che ha lanciato il brand Giordano, esatto, no? Sì. Dici un po' come è andata. Nel frattempo me l'ha metto in braccio che già mi sto abituando. Come tutti, quando cominciano effettivamente a costruire chitarre si tende sempre a partire da qualcosa che esiste già e da qualcosa che le persone conoscono già. Quindi io a suo tempo sono partito con repliche tipo Telecaster e Stratocaster, dopodiché lo step successivo è sempre stato quello di costruire una chitarra set neck come una Les Paul, che è molto più complessa, servono attrezzature diverse, e non è la prima chitarra da cui vuoi partire perché è molto più complicata a livello costruttivo. Quindi dopo la prima volta che ne ho costruita una di replica stile Les Paul, ho pensato c'è veramente troppo lavoro da fare per doverci mettere sopra il nome di qualcun altro o copiare proprio il disegno di qualcun altro. Allora ho pensato, perché non provare a ridisegnarla e renderla mia? Allora ho deciso dopo vari tentativi, di cambiare un pochino l'outline della chitarra, cambiare vari dettagli come il battipenna, il tacco del manico,
che riprende la forma del battipenna. Ok, qua. Ci sono dei dettagli, ragazzi, io ne ho suonata una tributo più volte, l'abbiamo lì e poi la prendiamo. Dettagli che ora che tu me li stai dicendo sono evidenti, ma che spesso quando non te li stanno dicendo in maniera così chiara non te li perdi. Questo è interessante. Questo lo vedo come se fosse un bene, perché questo significa che sono ben incorporati come dettagli. Sì. E che sono cose che sembrano naturali dello strumento, quindi questa è un'ottima cosa. E in più mi piace cambiare le cose in maniera ponderata per fare in modo che possano sembrare anche un po' degli easter egg, se si sa a cosa è riferita la chitarra, a cosa si ispira. Ad esempio, guardare la paletta, sappiamo tutti guardandola da cosa prende ispirazione, però anche guardare la paletta come se fosse un libro aperto, ma non è il classico libro aperto. Sono passati tanti anni da quando è stata fatta la prima paletta di questo tipo, quindi il libro ormai è verso la fine, sono tante cose ecco, è molto studiato, c'è un concetto dietro qualsiasi dettaglio che va oltre. Alcune cose sono anche un po' spiritose, appunto come questa cosa del libro, però l'ho sempre vista un po' come variazione della paletta, in modo da renderla leggermente più filante o comunque leggermente più moderna. Sì, bella chitarra. Grazie Poi mille. Ragazzi, vi farò dei close up perché in camera è veramente difficile andare effettivamente a cogliere la quantità di dettagli che c'è in una verniciatura del genere. Sappiamo che il Relic è un argomento caldo, che c'è chi piace e c'è chi non piace. In questo caso la scelta del Relic è dovuta a chi ti fa l'ordine. Tu fai anche delle NOS in questo caso, no? Non sono mai chitarre nuove come te l'aspetteresti, proprio con un effetto vetroso, come se fossero state pucciate nel vetro e tirate fuori. Non sono mai chitarre perfettamente lucide, ma perché non è il modo in cui mi piace costruirle. Mi piace che abbiano un minimo di anima, mi piace il fatto che guardandole ti raccontino un minimo della loro storia, e quindi per me ormai vedere una chitarra senza invecchiamento mi sembra vederla un po' completa al 90%. Poi non dico che uno debba rendere finta la storia dello strumento, quindi fare degli invecchiamenti esagerati o altro, però per me l'obiettivo è sempre quello di rendere la chitarra leggermente usurata, per fare in modo che il cliente finale possa effettivamente sentirla già sua mentre la suona, come se l'avesse già suonata da tanti anni, e poi che lo lasci senza nessun tipo di preoccupazione nel suonarla. Cioè, voglio spingere le persone a suonare lo strumento senza preoccuparsi di sbeccare la vernice, di graffiarlo, insomma. Sì, capisco benissimo. E poi chiaramente se un cliente non vuole vedere le sbeccature, non vuole vedere la vernice sbiadita o altro, assolutamente nessun problema, però a livello di perlomeno le crepe sulla vernice, qualche leggera bottarella, a me piace dire che sono per pace d'animo, nel senso che tu quando vai con la chitarra, vai tranquillo, sbatti contro il tavolo, succede qualsiasi cosa. A me è successo con la mia PRS. Non ero contento, però lì è stato il momento secondo me migliore, perché da lì ho detto, prima la chiudevo sempre nel case, l'andavo a prendere, uscire, adesso è una chitarra che suono, che tengo nel rack e non mi preoccupo di usare, quindi capisco il discorso. È proprio quella. Ok, ma direi di provare ad attaccarla, vedere un po' come suona. Ovviamente sarà una chitarra di ispirazione anni 50 come tipologia di suono. 60, sì. In questo caso, come dicevo prima, stiamo andando all'interno della Richikozen e come registrazione audio voi state ascoltando la Loadbots di Sur, che in questo caso ha esattamente la stessa simulazione della cassa che stiamo usando, che è lì giusto per sentirci anche noi in stanza, quindi l'effetto che avrete è molto molto simile a quello che abbiamo noi in stanza. Ma sentiamolo un attimo.
direi che comunque la chitarra suona, Sì, decisamente suona. Come suono è abbastanza, come dicevamo prima, quello che ci si può aspettare da Sì, una Les anni Paul 50, anni 50. 60, In questo caso ha una configurazione standard da Sì, Les Paul Custom, esatto. anche come legni? Sì, mettiamola in questo modo. A livello di elettronica è una Les Paul classica anni 50, a livello di legni è più verso una Les Paul fine anni 60 per via del top in acero in questo caso, che tende a dargli un suono un pelo più brillante rispetto alle custom anni 50 che erano completamente in mogano. Certo. Quindi diciamo che a livello di suoni lead un po' più aggressivi questa si presta un po' di più, tende ad essere un po' più brillante, tagliare un po' meglio nel mix. Ma si sente anche quando utilizzando per esempio il pick up al manico. Sì. Sì, ha quell'attacco e comunque riesce a pulirsi molto bene si pur pulisce. avendo del È gain. molto versatile. Questo per gran parte grazie ai pick-up che sono su questa chitarra, tra l'altro che sono Sun Bear, sono fatti in Inghilterra e sono quello che metto per il 98% sulle mie chitarre. Sono dei pick-up che sono molte volte sono repliche fedeli di pick-up anni 50, anni 60. Ok. E a volte con un qualche leggero twist, e la cosa bella è che avendo un buon rapporto con chi li avvolge riesco anche a fare in modo di poterli adattare un po' alla chitarra in cui devono andare, sì, oppure se un cliente ha una specifica particolare possiamo andare attraverso il suo catalogo e scegliere qualcosa di più adatto alla chitarra o di fare qualcosa ex novo in base a quello che ci serve. E questo è un po' quello che è il motivo per cui invitiamo persone come te in questo format, no? Perché in questo caso c'è un'attenzione a questi dettagli che è veramente impressionante, cioè andare a cercare esattamente qual è la combinazione che rende il sistema chitarra il più efficiente possibile per il compito che deve svolgere. Sì, esatto. Molte volte più che una semplice attenzione tende ad essere un po' un'ossessione. Posso capire. Io ora le costruisco, è il mio lavoro fortunatamente, e ho trovato un po' di formule che funzionano, ma quando avevo appena cominciato era sempre molto più un hobby, quindi era sempre uno scoprire cose nuove, capire cosa sta bene con cosa, in base ai miei gusti chiaramente. E per fortuna finora ho visto che bene o male i miei gusti sono abbastanza universali a giudicare un po' dalla risposta dei clienti e tutto il resto, quindi molto bene. Però sì, diciamo che forse è uno dei pochi casi in cui essere ossessionati da qualcosa porta del bene. Sì, no, ma questo si vede, se voi venite in negozio e venite a provare queste chitarre vi renderete conto del livello sonoro, l'attributo che ce l'ha, che è una versione più 59, io l'ho suonata in un paio di video, l'avete vista nel video dedicato a Magneton e nel mio video sul mio canale dove abbiamo parlato del Made in Italy. Effettivamente quella chitarra come questa vanno a ricordarci quelli che sono i suoni che spesso abbiamo sentito nei CD più grandi della storia. Qui non si tratta di riscrivere la storia, qui si tratta di replicarla. La chitarra si chiama tributo appunto perché è giusto cambiare un po' le cose nel corso del tempo, ma ricordarsi sempre da cosa si parte. Quindi tributo proprio per questo motivo, deve essere un buon reminder di cosa c'era di bello negli anni 50 e 60. Che però prenderei questo assist che mi hai fatto proprio per parlare del fatto che sì, è giustissimo ricordarci effettivamente qual è l'heritage che ci ha portato alla musica che abbiamo adesso e qual è la cultura chitarristica che abbiamo adesso, però tu non fai soltanto riproduzioni, ma hai adesso anche un tuo modello che diciamo va a essere più un'espressione di quello che era la tua idea di chitarra. Invece che essere un progetto ridisegnato o leggermente modificato per renderlo un pochino più mio, si tratta proprio di qualcosa disegnato completamente da zero, prendendo solo ispirazione per alcune parti da chitarre già esistenti. Direi allora di prendere l'altra chitarra che ha portato Nico per oggi, così che la sentiamo, dai. Ed eccola qua, ragazzi, la Veloce, per chi non la conoscesse o non avesse visto questa forma, per me è veramente
incredibile. Già abbiamo dato un nome a questa chitarra che è la chitarra di Batman, se ho capito bene. Sì, in questo caso sì. se Batman fosse un chitarrista credo che questa sì, è la sua chitarra, decisamente. Sì. Parlami un po' di come è nata, diciamo, lo sviluppo della forma, immagino, della geometria. Sì. Non è nato, immagino, così in una giornata. Allora, intanto mi ricollego al discorso del nome perché è molto importante anche per la forma. Ho voluto chiamarla veloce, chiaramente per noi italiani sappiamo cosa significa, però volevo dare l'idea di disegnare una chitarra che potesse sembrare appunto veloce, aerodinamica, anche vista semplicemente dal lato, sì. Per ricollegarmi un po' allo spirito che c'era negli anni 50 e 60 appunto per il futuristico. Quindi l'idea era quella di fare un design che potesse sembrare futuristico ma negli anni 60, quindi niente di estremamente moderno, semplicemente delle forme molto filanti e niente, il discorso di base è molto semplice, però essendo io molto appassionato al mondo dell'automotive, auto d'epoca eccetera eccetera, ho voluto riprendere un po' di queste linee pulite, non tese ma comunque ben spalmate sulla forma della chitarra, insomma ho voluto cercare di renderla il più filante possibile, quindi per questo l'abbiamo chiamata veloce. Questo diciamo mi fa molto piacere, io sono un ingegnere automotive, quindi il mio campo, l'automobile è una cosa che per me è un culto. Vedere questo diciamo connubio tra il mondo diciamo appunto l'approccio all'automotive, anche l'alfa veloce, sì, un po', esatto. il mondo della chitarra per me è una cosa che mi fa veramente molto piacere. Sì, sono le mie due passioni, però diciamo che quando cominci è più facile lavorare su una chitarra che spuntare motori. Certo. No, però è veramente notevole perché non è banale, non è una forma effettivamente che ti sa di già visto, ha una sorta di offset effettivamente. Certo, sì, volevo renderla appunto filante e poi in questo caso a livello tecnico è ispirata ad un SG come tipologia, chiaramente si vedono tutte le svasature sul corpo, si vede un po' dove è attaccato il manico rispetto al corpo. Quindi in questo caso diciamo che è travestita da Gibson SG, però ho voluto fare qualche miglioria. La forma offset, il fatto che il manico sia un pochino più all'interno del corpo rispetto a un SG, pur mantenendo tutto l'accesso ai tasti, la rende più bilanciata, quindi suonandola con una tracolla tende a cascare molto meno. Esatto, tende a cascare molto meno. A livello di specifica di spessore del corpo siamo rimasti come un SG, quindi siamo intorno ai 33-35 mm. Quindi, pure avendola in mano come feedback mi sembra a tatto più sottile, forse per il modo in cui è stata rastremata. Anche guardandola, non so se si vedrà bene. Poi faremo dei dettagli, però si vede anche proprio pazzesco. Quanto legno è stato rimosso nelle zone giuste per renderla intanto comoda, ma anche per farla filare bene esteticamente. Anche il fatto che tutte le svasature seguono un cordone unico su tutta la chitarra, diventano più piccole in alcune zone, poi si riaprono, eccetera, eccetera. Per avere un buon accesso al manico c'è tutto lo spazio del mondo, nel senso che pur essendo un pochino più all'interno del corpo rispetto all'SG per evitare lo sbilanciamento, ci rimane comunque tutto lo spazio, potremmo arrivare anche a un ipotetico 28° tasto senza nessun problema di sorta. Quindi sì, insomma, è ispirata a tante cose, non specificatamente a chitarre preesistenti, però è un disegno proprio fatto da zero, prendendo ispirazione semplicemente dalle cose che mi piacciono e considerando anche tutte le criticità che può avere uno strumento e che possono essere migliorate senza farla sembrare per forza una chitarra magari headless, una chitarra con delle forme stranissime. Sì. Insomma, l'idea era quella di dargli un aspetto vintage, un feeling vintage, perché da suonare sembra una chitarra effettivamente di altri tempi, però migliorare un po' qua e un pochino là senza far storcere il naso a chiunque. Insomma, a me piace molto. Attacchiamola allora, dai, sentiamola. Già subito rispetto all'altra si sente che ha più botta, è più veloce di risposta, esatto. E anche la frequenza medio-alta mi sembra un po' più pronunciata rispetto alla custom. Tende ad essere un pochino più schiacciato il suono, è un po' più diretto appunto. Sì. È effettivamente un po' quello che ci si può aspettare tra una Les Paul e un SG come concetto sonoro. La spiegazione è anche abbastanza immediata, nel senso che a parità di corde, sia questa chitarra che l'altra tributo di prima avevano le stesse corde 1046.
su questa chitarra le corde fanno molto meno fatica con le vibrazioni a smuovere tutto il legno che c'è intorno, perché è più sottile. Certo. Quindi la chitarra tende a essere più immediata, cioè non ci sono ritardi a livello di vibrazione, di come si propagano nello strumento, quindi tende a essere molto Poi il veloce. P90 qui sicuramente Sì, il con un po' di P90 gain sicuramente aiuta. Ragazzi, quanto gain c'è? Si cominciano a collegare tutti i puntini, si va un po' alla figura completa di perché mi piace così tanto questa chitarra. Sì, è pazzesco. Cioè, allora, a me Sunbear piacciono tantissimo. Io ho scritto infatti già a lui perché vorrei fare un paio di costruzioni e prenderò probabilmente questi pick up perché hanno una dinamica incredibile. Accoppiate con questa chitarra, il sistema di amplificazione così, cioè è pazzesco. Pazzesco, veramente una dinamica impressionante. Prima a camere spente dicevamo di provare a fare un test, secondo me potrebbe essere una buona occasione, anche perché ogni volta che tu mi sveli questi piccoli segreti imparo molto della differenza che gli stessi pick up e la stessa elettronica hanno quando si va a cambiare la chitarra. In questo caso lì abbiamo un'altra tributo che in questo caso è quindi una riproduzione di una 56 praticamente sarebbe. Esatto, sì, una 56 Gold Top con il suo bel top oro, invecchiato, ossidato, però i pick up sono gli stessi, i potenziometri sono gli stessi e i condensatori sono gli stessi carta olio. Quindi... Vediamo un attimo qual è la differenza sonora, anche questa qua l'abbiamo già sentita nel video Magnaton, è una bellissima chitarra, bellissima. Completamente diverso il suono, completamente diverso, va a ricordare di più una Les Paul, ovviamente, nel senso che ha quella frequenza bassa, ha un pochino più di corpo, tende a riempire un po' di più. Questa invece tende a essere proprio molto più immediata, più diretta. Questa qua è veramente sorprendente perché a guardarla magari tu ti aspetti una cosa che è diversa da quella che poi ti restituisce e che magari tu a guardarla la vedi come una rock machine, che invece poi è molto più versatile di quello che uno si aspetta. A me piace sempre l'idea di avere delle chitarre molto versatili. Probabilmente non è il massimo sotto il punto di vista di qualcuno che vuole vendere uno strumento. Tante chitarre. Faccio tante chitarre che possono tutte essere molto versatili, invece che dire per fare questo lavoro ti serve questo attrezzo, quindi ti offro più chitarre così ne puoi avere una per ogni tipo di lavoro. Certo. Però il discorso è che sono strumenti fatti a mano, magari una persona non può permettersi di acquistarne tantissimi o magari aspetta molto tempo per riceverne una e voglio che la persona che decide di fidarsi di me, acquistare uno strumento, possa avere qualcosa che riesce a usare per tanto tempo e che non gli faccia sentire nessun tipo di mancanza. Poi chiaramente se compri un attributo e speri di ottenere il suono di una Stratocaster, lì purtroppo io posso arrivare fino a un certo punto, però l'idea è sempre quella di soddisfare il cliente nella maniera più completa possibile quando si tratta di suono. Certo, ma comunque come fattura qui ragazzi
siamo a livelli altissimi. Però Grazie mille. prendo, diciamo, queste due chitarre che ho davanti, in realtà ne ho altre due che ho qui di lato, per farti una domanda. Questo è, diciamo, il primo body a livello, diciamo, di forma inedito che hai tirato fuori. Nel futuro di Giordano, come vedi, diciamo, l'evoluzione del tuo brand? Avrai effettivamente nuove combinazioni, magari anche di legni, pick-up, colorazioni, oppure anche forme nuove, qualcosa di diverso? Allora, per il momento l'idea è quella di riuscire a mandare avanti queste due forme il più possibile. Meno male, per l'attributo abbiamo già fatto un po' il massimo che riuscivamo a fare, nel senso che abbiamo la versione con P90, la versione con humbucker, possiamo usare virtualmente qualsiasi tipo di pick-up sulla chitarra, però abbiamo anche la versione semiacustica, abbiamo la versione custom, quindi ci sono già 1 milione di possibilità per poterla rendere diversa. Poi, essendo tutte chitarre fatte su misura, chiaramente si possono fare tantissime altre cose. Sulla veloce, per adesso, questa in particolare è la prima che abbiamo fatto con i P90 ed è la numero 7 in totale. Quindi è proprio una cosa fresca. Al momento siamo arrivati alla 42 se non sbaglio, quindi ne abbiamo già fatte un pochino di più. Questa è la prima con i P90, più avanti probabilmente uscirà una versione ispirata ad una Firebird, quindi magari con i 2 mini humbucker, la parte centrale del corpo rialzato, la paletta da decidere se sarà con 6 meccaniche in linea o classica in stile Gibson. Firebird che torna al discorso dell'automotive, no? Perché anche quella era stata creata da un designer di automotive, quella chitarra. È una chitarra che risultava strana allora, risulta strana adesso, ma il suo perché, io appunto con la veloce volevo cercare di evitare questo, fare una chitarra enorme, lunghissima, gigante. Sembra di suonare un basso. Esatto, volevo comunque fare una cosa compatta, però l'idea di base è quella, e sicuramente per mantenere un pochino questa idea di pagare punto pegno a quello che è stato fatto prima di quello che stiamo facendo ora, fare una versione in stile Firebird sicuramente sarà una bella cosa. Come abbiamo fatto con l'attributo, abbiamo fatto anche le versioni in corina, quindi top piatto tipo Explorer o Flying V. Anche la veloce penso che potrebbe avere il suo perché in corina. Tende a essere ancora più immediato come suono, ancora più mediosa, ed è un legno che viene molto sottovalutato sotto il mio punto di vista, quindi anche questa sicuramente avrà senso. Poi chissà, vedremo in futuro, in base, magari se un qualche cliente ha delle specifiche particolari e che mi piacciono dal punto da volerle rendere standard, magari salterà fuori qualche altro modello in futuro, si vedrà. Molto interessante. Per ora abbiamo già comunque il nostro bel da fare. Quindi. Immagino. Poi ragazzi, capiamo il livello di diciamo esclusività di questi strumenti. Questa è la numero 7. Cioè, parliamo di strumenti che quante ne fate in un anno di chitarre? Dipende dalle chitarre che facciamo durante l'anno, perché chiaramente una veloce può richiedere più o meno tempo rispetto a un attributo o altro, però solitamente è difficile superare la trentina di chitarre in un anno, 30, 35, e sono in realtà, anche se possono sembrare poche, sono già tante. In realtà sono abbastanza, perché sono tutte comunque fatte a mano, e ho un collega che lavora con me, quindi non essendo completamente da solo comunque riesco ad avere una bella mano e riusciamo a produrre più cose contemporaneamente, però sì, per il momento si parla di 30 chitarre l'anno. Più o meno come se ne esagero, semplifico, quasi una chitarra a testa al mese. Magari ci sono mesi dove ne fai un po' di più, mesi un po' di meno, però si parla di questo livello di attenzione al dettaglio. Non è solo costruire la chitarra, è anche assicurarsi che tutti i dettagli abbiano un minimo di coerenza. Se un cliente mi chiede una chitarra leggermente invecchiata, non posso limitarmi soltanto a dare un paio di bottarelle o sedare un pochino le meccaniche. Devo rendere la vernice opacizzata un po' dappertutto, devo invecchiare le manopole, anche le cose che possono sembrare più nuove devono ricevere comunque un minimo di invecchiamento, e poi al di là di quello, un po' per un discorso anche mio personale, essendo ossessionato dai dettagli, voglio rendere il tutto più coerente possibile con se stesso. Ad esempio, una bella tastiera così scura e così lucida non può avere degli intarsi che risultino perfetti nel corso di 50-60 anni, quindi mi piace vedere un po' di spazio intorno all'intarsio, mi piace vedere un po' il graffietto sull'intarsio, vedere un pochino la forma nel riflesso che si muove, che cambia. Insomma, ci sono tanti dettagli, quindi 30-35 chitarre, anche se possono non sembrare tante, in realtà per la mole di lavoro che c'è dietro penso che sia un numero più che ottimo. Fantastico. Comunque, prima di salutarvi, direi che io vi dico quali sono le mie preferite. Tra le Les Paul la mia preferita è quella che c'è lì dietro, che non abbiamo ancora suonato, quindi ne approfitto
Avevo anche suonato la veloce con gli humbucker quando eravamo all'SHG insieme, però forse questa qua con i P90, però io sono un grandissimo fan dei P90, mi è piaciuta forse anche di più di quella con gli humbucker, ma perché io sono un malato di P90, la dinamica del single coil, il modo in cui, soprattutto a me che piacciono i fuzz, il modo in cui si riesce effettivamente a sposare riesce con a giocarci di più. Tante sonorità. Però adesso vi faccio sentire anche questa, che ragazzi è una classicissima burst, ma che merita. Ragazzi, voi non so se la gente capisce, io ne ho suonate tante di Les Paul, non è facile trovare che un pick up al manico, qua tanto di cappello anche a Sunbird Pickups, ragazzi, perché avere questo suono di pick up al manico per una Les Paul non è affatto banale. Sì, proprio il fatto di poter sentire il suono vetroso di un pick up con la giusta dinamica, banale. Non avere sempre un suono vattato. Sì. È una bella cosa. Sì, e il motivo e questo era con un sacco di riverbero, il tremolo, l'overdrive, quindi era un suono comunque incasinato, eppure la chitarra si sente. Esatto, ti permette di giocare di dinamica. Cioè, quello è il bello. In base a come se usi un plettro, se ci dai appena un pochino più forte saturi l'ampli, se invece ci dai un pochino più leggero sembra quasi pulito. Ma quello è il bello delle cose fatte con dei criteri. Sì, no, qua ragazzi, l'ho detto più volte, una delle migliori Les Paul che abbia suonato. Grazie mille. Se la gioca con, una volta qua in negozio abbiamo suonato una 335 del 58, quel tipo di suono là, però non dovete permutare la casa. Non ti serve, puoi vivere sulla chitarra. Sì, magari l'auto, però non la casa. C'è abbastanza spazio nella pistola. Comunque è stato un piacere averti qui in questa prima puntata di Bea Imperfection. Spero che vi sia piaciuto come format, ovviamente commentate qui sotto, fateci sapere che cosa ne avete pensato e soprattutto iscrivetevi al canale, perché a noi dà una mano enorme a continuare a lavorare su contenuti di questo tipo e di portarvi personaggi come Nicolas qui al negozio. Quindi grazie per essere stato qui con noi, però non è l'ultimo video che faremo con lui, quindi ne avremo ancora per delle belle. Ciao!